questa è la marcatura che aspettavo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi pomeriggio di estate, siamo a luglio, tecnica traina col vivo. Vediamo di fare un po' di alacce vive e poi trainare per tonni sui 120 metri ed eventualmente spostarci poi sull'imbrunire a ricciole in profondità più basse. Imposto l'ecoscandaglio in doppia modalità. Invece di fare mappa ecoscandaglio vado su combo e creo questa combo qui, mappa ed ecoscandaglio tradizionale. Eventualmente poi metterò anche il side view. La zona delle alacce la conosco già, l'ho già segnata sulla mia mappa, quindi andrò sulla costa calabra a scegliere un punto sopracorrente, dopodiché vedrò di dare la rotta e ci andrò con la barca. Eccoci qui, quasi arrivati sul punto. Pescherò intorno a questa zona, cercherò il banco di alacce e ci calerò la filosa. Non pesco col sabbichi ma con la filosa tradizionale. Ora vi faccio vedere come è composta. Ecco qui la filosa, la calo immediatamente e poi cerco, spostandomi piano in tutta questa batimetria, i banchi di alacce. Poi la pesca è abbastanza semplice, li si cala attorno trainando, muovendoli piano piano, e questi, come si può vedere, sono dei piccoli pezzi di plastica che diventano blu a contatto con il sole e con l'acqua. Molto attiranti per le alacce perché simulano il plankton, tentacoli di meduse, cose di cui le alacce si cibano. Ho portato un bidone abbastanza grosso questa volta perché voglio tenere le alacce vive il più a lungo possibile per riuscire poi a fare una trainata col calasole a ricciole. Ieri nelle ricciole mi hanno attaccato l'esca, sono quasi sicuro, perché le alacce si agitavano e dopo le ho trovata una completamente schiacciata, sputata, mangiata e morta, l'altra non l'ho ritrovata. Secondo me erano ricciolette. Oggi monterò anche la telecamera per vedere eventualmente se sono ricciole o meno, ma prima peschiamo a tonni. La pesca al tonno è aperta e ci sono, anche se la settimana scorsa è qua il plankton che mangiano le alacce. Settimana scorsa ho allamato ben 2 tonni, quindi vorrei tentare il colpo grosso. Siamo pronti, andiamo giù. Ecco qui, si intravedono le alacce, quindi adesso già hanno abboccato. Adesso faccio un giro. Queste sono 2 belle marcature, queste sono ricciole sicuramente. 25 metri a 2 nodi e 30 si marcano così a mezz'acqua, sono ricciole. Questo sono molto ravvicinate, molto unite, è tipico della presenza di predatori. La tecnica è quella di lasciare la lenza a mare e recuperare le alacce. Eccola qua.
Eccole di nuovo, è già hanno abboccato, come si vede. Quindi rallento, recupero. Comunque un tipo di pesca abbastanza veloce, dinamica, un trave abbastanza grosso per poterla maneggiare e poi per lasciarla in corrente durante il ritiro, in modo che faccia un'ansa. Braccioli di 1 metro circa, 60 cm, 1 metro, dello 0,25, 0,20, ne ho uno anche dello 0,18, ami piccoli e innescato pezzettini di plastica trasparenti. Ecco un altro banco di alacce. Non so se si è vista bene la ripresa, sono schiacciato in tempo. Comunque nell'ultima calata praticamente ogni amo c'era quasi una laccia, eccole qua. E nulla, adesso rientro verso Messina e provo a prendere qualcosa con la traina col vivo, usando queste lacce. Eccomi qui, arrivato sopra corrente allo spot di pesca. Metto la prima canna a galla con un palloncino che, se dovesse scoppiare, resta comunque attaccato alla lenza, e poi un'altra in profondità. Solito metodo di innesco per la laccia, quindi amo piccolo nel naso e amo grosso nel corpo. Il vento mi sarà alle spalle, quindi mi aiuterà. Ecco di essere veloce. La laccia è partita a razzo, quindi sta bene. Lascio un paio di metri.
questa è la marcatura che aspettavo, intorno ai 50 metri.